Ben ritrovati. In questo video mi occuperò del ripristino di un amplificatore GA-S10 della JVC. L'amplificatore JVC GA-S10 è un amplificatore integrato stereo degli anni 80 con una potenza di uscita di 20 watt per canale su 8 ohm. È noto per la sua costruzione robusta e il design è elegante, con un pannello frontale nero opaco. È stato prodotto tra il 1983 e il 1985 e progettato per offrire una riproduzione audio di alta qualità per l'ascolto domestico. Ha riscosso buone recensioni dalla critica audio dell'epoca e rimane una scelta popolare per gli appassionati di audio vintage. L'esemplare che abbiamo qui oggi ha bisogno di una bella ripulita e manifesta un difetto del viewmeter a LED, in quanto non tutte le luci si accendono all'aumentare del volume. Fortunatamente in rete si trova lo schema elettrico in formato PDF. Dato che la parte audio sembra funzionare correttamente, ho supposto che le tensioni di alimentazione fossero corrette. Ho deciso quindi di verificare i singoli LED per scoprire se alcuni di essi fossero bruciati. Trovandoli tutti in ordine, ho intuito che il problema stava nel pilotaggio dei LED. Come possiamo vedere dallo schema elettrico, i LED vengono accesi o spenti da un ex inverter open collector, un TTL 7405. La cosa che mi è apparsa alquanto strana e poco rispettosa dell'integrato logico è stata quella di scoprire che i più 5 volt di alimentazione del TTL vengono ricavati per caduta di tensione da una semplice resistenza e quindi più assorbe il TTL e più la sua tensione di alimentazione cala. Al contrario, aumenta considerevolmente quando tutti gli ingressi sono allo zero logico e le uscite logiche hanno i transistor interdetti. Tensione che tende a superare abbondantemente i più 5 volt. Non ho idea del perché di questa scelta della JVC, forse l'economicità. Sta di fatto che un'alimentazione di un TTL così fatta non mi piaceva assolutamente. Da qui la decisione di sostituire la resistenza da 1200 ohm 1 watt con un classico 7805. All'accensione gli ingressi dell'inverter sono tutti a livello logico 1 e di conseguenza le uscite sono tutte basse, cioè cortocircuitano i LED verso massa. Si accende solo il primo LED denominato D851. Tramite i diodi D858 e D859, collegati con le uscite audio destra e sinistra dell'amplificatore, giunge al TTL la semionda negativa del segnale amplificato. Mano a mano che il livello d'uscita aumenta anche il picco della semionda negativa. Questa tenderà a portare verso il basso gli ingressi dell'inverter. Questi inverter hanno resistenze diverse applicate ai loro ingressi. Se guardiamo come sono fatti gli inverter del 7405, noteremo che quelle resistenze di diverso valore sono collegate agli emettitori dei transistor posti agli ingressi dell'inverter. Resistenze diverse faranno in modo di creare soglie di intervento diverse di questi transistor. Per cui, mentre il picco negativo del segnale aumenta, prima uno e poi l'altro, i transistor all'ingresso interpreteranno la tensione così combinata come uno zero logico e porteranno in interdizione i relativi transistor d'uscita delle porte logiche. Così facendo, uno dopo l'altro in sequenza, i LED non saranno più cortocircuitati a massa, ma si ritroveranno in serie al primo LED, quello sempre acceso, cioè si accenderanno pure loro. I problemi che ho riscontrato in questo tipo di circuito sono due.
La tensione d'alimentazione del TTL, realizzata tramite una semplice resistenza, forza il piedino VCC a tensioni ben superiore ai 5 volt, causando a lungo andare la distruzione dell'integrato, ed è quello che è successo. Inoltre, una tensione d'alimentazione variabile comporta soglie dello zero logico variabili e pertanto i LED si accenderanno in modo disordinato. Pertanto, dopo aver sostituito il 7405 e ricollocato sullo stampato uno zoccolo DIP a 14 pin, dopo aver sostituito C517 da 220 microfarad 35 volt e i due condensatori più importanti dell'alimentazione, C801 e C802 da 3300 microfarad 35 volt, il viewmeter a LED ha ripreso a funzionare correttamente. Ora il TTL ha la sua tensione di 5 volt bella stabile e fa esattamente il suo lavoro. È seguita una pulizia generale e il riassemblaggio. Portato al banco di misura ha mostrato un funzionamento corretto che qui possiamo vedere assieme. Stiamo alimentando l'amplificatore con un segnale di 1 kHz e rileviamo in uscita 13.6 volt RMS che corrispondono su un carico di 8 ohm esattamente a 23 watt, per cui l'amplificatore è pienamente in linea con i dati di targa. Anche la sinusoide è molto bella. Misuriamo ora la distorsione e rileviamo che è di circa 0,08, quindi 8 parti su 10.000, e anche questo valore a piena potenza rientra benissimo nei dati di targa di questo amplificatore. Qui brevemente possiamo vedere come la scala viewmeter a LED funzioni perfettamente senza discontinuità e in modo regolare. E con queste immagini il video termina qui, spero sia stato di vostro interesse, io mi sono divertito molto e se vorrete ci sentiamo alla prossima esperienza. Un caro saluto. They don't have to say